Oggi è quel giorno perché sarà passato già un annetto dalle prime foto, dalle prime storie, dai primi test. Si è fatto attendere un bell'anno perché era giugno-luglio, ma oggi finalmente è arrivata sul mercato e oggi parliamo della Cheyenne Solnova Unlimited, macchinetta wireless di casa Cheyenne. Ma prima... guanti, guanto 1 e guanto 2. La Cheyenne si presenta così, si presenta con la scatola rettangolone nera, la andiamo ad aprire. Dentro troviamo il libretto delle istruzioni lunghissimo in tutte le lingue del mondo. Poi dentro abbiamo un bugiardino che ci fa il riassunto di quello che troviamo scritto poi nelle istruzioni e poi abbiamo un bel pannello che poi vi spiego cosa ci dice. Questo è l'astuccio della Cheyenne. La Cheyenne si presenta in questo modo, in questo bellissimo astuccio. Cheyenne in quanto design, in quanto cura, in quante cose non gli si può dire niente. Cheyenne in packaging, cernierona. E qua troviamo la Solnova, super spugna, super imbottita, la macchinetta così è impossibile che prende colpi, quindi un bellissimo astuccio da portare anche in giro quando serve. Dentro troviamo un cavo micro USB per attaccare il caricabatterie, questo è il caricabatterie. iFast è una famosa marca che fa anche caricabatterie per sigarette elettroniche, perché infatti dentro questo astuccino delle batterie troviamo due batterie molto simili a quelle delle sigarette elettroniche, delle 18500 da 4,2 volt, positivo e negativo. Le batterie si ricaricano in questo modo, si mettono sulla slitta con il positivo in alto e si mettono dentro, così. Attacchiamo il cavo micro USB e l'attacchiamo a una fonte di corrente. Lui si illumina e ci dice che a LED blu la batteria è tutta carica, a LED bianco la batteria è ancora sotto carica. Qua abbiamo la Unlimited, molto simile alla Solnova, un pulsante solo, due LED che adesso vi spiego cosa servono, sopra portabatteria che andrà svitato. Qua troviamo scritta anche l'indicazione della batteria, non so se riuscite a vederla, ma il più verso il basso. E qua abbiamo il solito grip della Cheyenne che troviamo anche in Solnova. Macchinetta molto liscia, con design molto semplice, che può essere semplicemente imbustata con un copricavo, ovvero infilando la macchinetta in una busta copricavo, tagliando la punta e facendola aderire bene qua e poi coprendo o sostituendo il suo grip con un grip Cheyenne monouso, perché vi ricordo che Cheyenne fa anche i monouso sia tondi che rettangolari, in modo da avere la macchina tutta coperta in modo molto semplice. Monouso, busta di plastica e la macchinetta è già pronta. Nessun cavo, ovviamente. Vi posso dire che lei è larga 32 mm ed è lunga 125 mm, quindi 12 cm e mezzo, e pesa con batteria 183 grammi. Ha una corsa di battuta da 3,5 mm e ha un motore che va dai 25 ai 140 Hz. Una volta inserita la batteria, la macchinetta si mette in modalità stand-by, basta tenere premuto l'unico pulsante che c'è per accenderla. Una volta accesa, la macchinetta ci indicherà due LED. E cosa ci indicano questi LED? Quello sotto col simbolo della batteria è appunto la carica della batteria, che sarà, se è bianco, dal 100 al 51% di carica, quindi dal 50% di carica in poi. Se è giallo, dal 25 al 50%, se è arancio, dall'1% al 25%, se è rosso invece la batteria è completamente scarica. Quello in alto invece ci indica se siamo in modalità reattiva o costante. Quando il LED in alto pulsa in questo modo, siamo nella modalità reattiva. A motore spento, tenendo premuto, possiamo passare in modalità costante.
Premiamo una volta per accenderla e premiamo una volta per spegnerla. E come si fa a cambiare il voltaggio di questa macchina? Semplicemente accendendola e tenendo premuto e inclinandola. Come facciamo a capire a quanti volt o quanti hertz siamo? Torniamo al foglio di prima che ci spiega in una versione sia per mancini che per destri sia il voltaggio che gli hertz in base all'inclinazione della macchina. Una volta che noi spegniamo la macchinetta, lui memorizzerà questo voltaggio qui. Quindi se noi accendiamo la nostra macchina, in qualunque punto, lui resterà uguale. Ma un altro modo per cambiare il voltaggio alla macchina è tenere premuto, accenderla e tenere premuto nella posizione che vogliamo. L'andiamo a provare su pelle sintetica. Intanto vi posso dire che la casa ci dice che la macchinetta dura minimo 5 ore. 5 ore. E si ricarica totalmente una batteria in 3 ore. Ora sono in costante, quindi la macchinetta non farà nessun tipo di rallentamento. Statua sempre fissa. Spengo la mia macchina, tengo premuto e cambio e vado in reattivo. Sentirete il rumore della macchinetta calare in base alla resistenza che trova. Così è uguale. Così ammortizza invece il colpo sulla pelle. Se volete sapere di più di queste modalità qua, vi lascio qua sopra il video della Solterra e Sol Luna perché il funzionamento è esattamente uguale. E lei dopo 5 minuti di inattività si mette da sola in stand-by per non consumare della batteria. Per spegnerla basta tenere premuto l'unico tasto che noi abbiamo. Allora, cosa ne penso di questa macchina? Ci tengo a precisare che non sono riuscito a provare questa macchinetta su pelle vera perché siamo in quarantena, lo studio è chiuso e non posso provarla su clienti veri. L'ho provata solo su pelle finta. Spero che sta pandemia passi il prima possibile perché è una roba schifosa, in modo da poter tornare al lavoro, provare questa macchina per un po' di tempo e potervi dire cosa ne penso. Ma visto che il funzionamento è tale e quale a quello della Solterra, io presumo che questa possa essere una grande macchina, perché le sensazioni che ho sulla pelle finta sono identiche a quelle che ho avuto con la Solterra. Ok, quindi se volete sapere cosa ne penso della Solterra andate a vedere sempre il video che vi lascio qua sopra. Il fatto che sia wireless è una roba figosissima ragazzi, è comodissima, non avete fili, ve la portate in giro, dovete fare un viaggio, vi mettete in tasca questa, finito. È finito, ok? Imbustarla senza il filo è comodissimo, non ho poi ancora il filo da imbustare, non ho il pedale, alimentatore, non c'ho niente, io imbusto solo lei, metto il mio grip monouso se voglio essere comodo e io ho già finito di fare il banco. Un secondo, ci vuole un secondo, niente buste, bustine, cavi, cavetti, è comodissimo. Il fatto che sia wireless, io sono super pro al wireless. Il design di Cheyenne non gli si può dire niente. Cheyenne è sempre stata con il design avanti, è sempre stata super pulita, super minimal e quindi il design di Cheyenne non gli si può dire niente. Anche i filetti di Cheyenne non ballano per niente ragazzi, sono super fatti bene, anche quelli del grip, il grip non balla di niente. L'unica cosa che posso dire a Cheyenne è che magari in confezione, non so se sono io che non li ho o se la macchinetta esce in questo modo, magari degli O-ring di ricambio, perché qua ne troviamo due che con il tempo si consumeranno, il nostro grip inizierà a ballare un po' e dove c'è la batteria ce n'è un altro.
quindi qualche o-ring di ricambio non sarebbe stato male. Dopodiché istruzioni dettagliatissime. In quel lato lì, dal lato commerciale, sono stati bravissimi perché spiegano per filo per segno come, quando e perché. Sulle istruzioni trovate scritto tutto. Quindi macchinetta super fatta bene, concezione fatta bene. Il fatto che abbiano integrato il funzionamento della Solterra dentro alla Solnova a me piace. La macchinetta dura 5 ore, questo è quello che loro dicono, io purtroppo, come vi ho detto, non ve lo posso dire, ma ci fidiamo. 5 ore sono più che sufficienti, anche perché con il cambio battery abbiamo 10 ore. In 10 ore secondo me è una durata abbastanza buona. Ecco, visto che stiamo parlando di batterie, il caricabatterie sembra un pochettino cheap. LED blu, il LED bianco, basta, non dice quanto tempo manca, boh. Cheyenne, cavolo, ha fatto un packaging allucinante, design super bello, e poi mi fa un cosino, cioè che non lui. Poi è andato a prendere questo caricabattery molto minimal, molto che non dice neanche quanto tempo manca, alla fine carica, boh. Comunque, detto questo, con pochissimi euro su Amazon o in tutte le parti potete trovare dei caricabatterie per pile di sigarette elettroniche che vi dicono esattamente a quanto voltaggio siete. Mi sembra che le batterie vadino dai 3,6 fino ai 4,2. 4,2 è il voltaggio massimo di queste pile. Poi cos'altro vi posso dire di questa macchina, ragazzi? Che la macchina costicchia un po', costa 950 euro più IVA, quindi siamo intorno al 1150 euro IVA inclusa. È vero, costicchia un po', però c'è da pensare anche che io compro lei e non compro più niente, non c'ho cavi, alimentatori, pedali, perché c'è da dire che un alimentatore buono ti costa dalle 300 alle 400 euro. Noi con 1150 abbiamo tutto. Una macchinetta super professionale che non ha bisogno di altre spese, ok? Per me questa macchina è una macchina top. Secondo me Cheyenne, ho sentito tanti pareri, vuole abbracciare sempre di più, e lo dimostra anche con questa macchina, la fascia pro, ovvero i professionisti, persone che tatuano da anni, perché se avesse voluto abbracciare più persone avrebbe messo o un display, un indicatore, un colore per indicare i volt di questa macchina, perché io dubito che una persona alle prime armi compri questa macchina e se la setti con l'angolo del polso e ascoltandola, ok? Secondo me un pro questo può farlo perché lo fa da anni, ok? E quindi a orecchio sa a quanto va. Uno che sta iniziando non lo so. Semplicemente Cheyenne, se avesse voluto abbracciare tutte le persone, avrebbe potuto semplicemente mettere un LED tipo quello sopra, che è solo bianco fisso o bianco che pulsa, un LED a colori, ovvero così a 3, così a 3,5, così a 5, posso fare giallo, arancione, rosso, eccetera eccetera, ok? Bastava aggiungere un LED. Se non l'ha fatto, secondo me è perché vuole tenere la sua linea pulita, un prodotto semplice ma per i professionisti. Però una cosa che mi sarebbe piaciuto da Cheyenne è, visto che è una ditta avanti, è sempre stata quella più avanti di tutti, quella che ha portato le penne, è una ditta che è sempre stata un passo avanti, ok? Da Cheyenne magari mi sarei aspettato non un LED a colori, ma semplicemente un Bluetooth. Perché il Bluetooth? Perché secondo me una penna che si collega a un'app ha molte possibilità, ovvero può essere aggiornata, può essere resettata, si può vedere lo stato della batteria e in più abbiamo la possibilità, magari tramite un'app, di poter settare 3 ipotetici step che noi usiamo sempre, ovvero voglio che la macchina così funzioni a 3, così a 6, così a 9, io mi setto i miei voltaggi, i miei step che uso sempre e sarei stato molto più comodo a trovare subito i miei angoli, invece che andare ad ascoltare. Secondo me è uno step che potrebbe esserci, potrebbe essere pensato per le prossime macchine, e qui si vedrebbe un cambiamento e una svolta secondo me di questa macchinetta qua, delle potenzialità che ha questa ditta qui, perché ok è semplice, ok che riusciamo a orecchio a sentire, ma se c'è baccano, se c'è la musica non è facile in studio, no? Mentre così io so che accendendolo in su sono a X, accendendolo in giù sono a X e in mezzo sono a Y. Perché no? Secondo me potrebbe essere un'ottima cosa. Questo è quello che volevo dirvi su Cheyenne. Come vi ho detto, la proverò su pelle vera e vi farò sapere come funziona, ma secondo me, da quello che ho visto sulla pelle finta e da come funzionava Solterra, è una signor macchina. Magari è un po' costosa, fa un po' rumore forse, ma secondo me è una macchina davvero che farà gola a tantissime persone. Tante persone che odiano il cavo, che sono stufe di incrociarsi col cavo e vogliono la comodità e la professionalità di Cheyenne, secondo me
prenderanno questa macchina. Se vi è piaciuta questa macchina, siete curiosi e volete essere uno dei primi ad acquistarla, vi lascio qua sotto il link che porta al sito di Body Supply dove potete acquistare questa macchina. Questo è tutto quello che volevo dirvi su Cheyenne. Se vi è piaciuto il video mettete un like, condividete il video, fatemi sapere qua sotto nei commenti se ho tralasciato un qualcosa, perché può essere, ma penso di avervi detto tutto. Fatemi sapere la vostra opinione su questa macchina, se ce l'avete, se siete in dubbio se prenderla o no, scrivete quello che volete nei commenti che vi rispondo. Iscrivetevi al canale perché è importante per la sua crescita e per aumentare la community. Detto questo non mi rimane che salutarvi, ciao e alla prossima!